Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questa maglia a punto granny usando il punto granny sulle piastrelle e il punto granny anche per fare il laterale, perché la maglia verrà costruita da una serie di piastrelle che faranno la striscia centrale di questa maglia. Dopodiché andremo a lavorare i laterali per poi unire le spalle, perché faremo due pannelli identici, e dopodiché continuare con le maniche. Prima di tutto faremo una piastrella, dopodiché la misureremo e da lì decideremo quante farne per arrivare alla lunghezza che vorremmo ottenere. Io ho fatto una maglia, però proseguendo con le piastrelle possiamo riuscire a fare un abitino, un copricostume o un abito vero e proprio un pochino più lungo. Dopodiché faremo tante piastrelle quante ce ne serve per arrivare alla lunghezza che abbiamo deciso. La lunghezza la prenderemo dalla base del collo fino a quel che vogliamo. Nel mio caso sarà lunga 55 cm dalla base del collo alla fine della maglia, al bordo inferiore della maglia. Una volta costruita la nostra striscia, andremo a lavorare i due laterali delle strisce. Come faremo a calcolare i laterali delle strisce? Semplice, basterà prendere la circonferenza sempre della parte un po' più robusta che abbiamo, o seno o fianchi, la divideremo per due. Dal risultato ottenuto toglieremo la misura del lato del nostro quadrato della piastrella e divideremo di nuovo per due, dopodiché metteremo una metà da una parte e una metà dall'altra. In ogni caso viene spiegato anche nel video. Ho utilizzato questo filato che è un cotone mercerizzato che ho comprato da Borgonovo Filati nella versione bianca, gialla e turchese, e l'ho lavorato con un uncinetto del 3,5. Detto questo, vi lascio il tutorial. Iniziamo la maglia facendo la fascia centrale, cioè partendo dalle mattonelle che inizierò con il bianco centrale, quindi faccio il nodino e 4 catenelle, vado a chiudere il mio cerchio, salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, vado nel centro del cerchio e faccio 2 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro sempre nell'anello facendo un altro gruppo di 3 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare un altro gruppo di 3 punti alti, faccio altre 2 catenelle di separazione, vado a fare l'ultimo gruppo di 3 punti alti, quindi avremo un totale di 4 gruppi di 3 punti alti separati da 2 catenelle. E chiudo, faccio 2 catenelle di separazione e vado a chiudere il mio lavoro. Faccio il nodino di sicurezza e taglio il filo. Finito il primo giro, preparo l'altro colore, che nel mio caso è giallo, entro in un angolo, uno che non abbia già una codina, così almeno nascondiamo quella del colore che stiamo lavorando adesso. Entro, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, faccio un punto alto e un altro punto alto per un totale di 3. Le prime 3 catenelle iniziali saranno il nostro primo punto alto, più 2. Faccio 2 catenelle di separazione, aggiungo un altro punto alto, un punto alto ancora e un altro ancora, quindi saranno 2 gruppi di 3 punti alti separati da 2 catenelle in ogni archetto per questo giro. Quindi farò una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a lavorare 3 punti alti, 2 catenelle di separazione,
e altri 3 punti alti, così per tutti e 4 gli angoli. Fatto il quarto ed ultimo angolo, aggiungo una catenella di separazione, vado a fare un punto bassissimo per chiudere il giro, il nodino di sicurezza, taglio il filo e cambio il colore. Nel mio caso aggiungo il turchese. Col turchese farò 2 giri, cioè userò questa sequenza: primo giro bianco, secondo giallo, 2 giri di turchese, un giro di giallo e finirò col bianco. Quindi entro in un angolo a caso, c'è un punto basso, salgo con 2 catenelle e vado a lavorare l'angolo con 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti. Se riusciamo lavoriamo anche le codine, così almeno ne avremo meno da nascondere dopo, visto che saranno parecchie. Arrivato a questo punto faccio una catenella, entro nell'archetto che ho subito dopo e faccio 3 punti alti. Faccio una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti separati da 2 catenelle. Vado avanti con una catenella, entro nell'archetto successivo e lavoro 3 punti alti. Di nuovo una catenella di separazione, entro nell'angolo e vado avanti con 3 punti alti e così fino alla fine del giro. Finito il giro faccio l'ultima catenella di separazione, vado a chiudere col punto bassissimo, poi cammino nei punti alti col punto bassissimo fino ad arrivare all'angolo e riparto. Salgo a questo punto, salgo con 3 catenelle, non faccio il punto basso, filo sull'uncinetto, faccio i miei 3 primi punti alti, 2 catenelle di separazione, faccio altri 3 punti alti, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, quello del lato, e lavoro 3 punti alti e vado a finire il giro in questa maniera. Ho finito il quarto giro, ora rimetto il giallo e farò il quinto giro così come ho fatto tutti gli altri. Entro in un angolo o nel punto dove voglio, l'importante è che non ci siano altri fili che si accumulano. Punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, faccio i 6 punti alti separati da 2 catenelle, cioè 3, 2 catenelle e altri 3 nello stesso angolo, una catenella di separazione e vado a lavorare il lato entrando nell'archetto successivo, faccio 3 punti alti, catenella di separazione e via via vado avanti a lavorare così finché ho finito il giallo. Nel mio caso farò un solo giro di giallo. Io la sto facendo colorata, però nessuno mi impedisce di fare la tinta unita o di disporre i colori in maniera diversa usando altri colori. Finito il giro giallo, passo all'ultimo giro di bianco. Entro sempre in un punto qualsiasi e vado a lavorare la prima piastrella che faremo, la farò per intero l'ultimo giro. Le altre, man mano che faremo l'ultimo giro, andremo ad attaccarlo alle altre piastrelle. Poi vediamo come. Adesso iniziamo a finire questa, come al solito, il giro completo. Entro nell'angolo, faccio 6 punti alti a gruppi di 3 separati da 2 catenelle e via via vado a lavorare tutto il perimetro di della prima piastrella.
Ho fatto anche la seconda piastrella e ho lavorato con l'ultimo giro, quello di bianco, un lato e il secondo lato quasi tutto. Mi manca l'angolo, quindi ho fatto l'ultimo gruppo di 3 punti alti, una catenella di separazione, entro nell'angolo e faccio 3 punti alti. Aggiungo una catenella, tengo il lavoro così dal diritto, prendo l'altra piastrella e metto il diritto all'esterno, cioè devo avere i 2 rovesci uno contro l'altro, e al posto di fare la seconda catenella entro nell'altra piastrella con un punto bassissimo, filo sull'uncinetto, vado a finire di lavorare l'angolo, cioè faccio 3 punti alti. Al posto di fare la catenella di separazione, entro nell'archetto dell'altra piastrella e faccio un punto bassissimo, così inizio ad unire le piastrelle. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti. Finiti i 3 punti alti, vado nell'altra piastrella, nell'archetto che trovo subito dopo, con un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, entro nella piastrella che sto lavorando con 3 punti alti. E di nuovo, al posto di fare la catenella di separazione, entro nella piastrella già finita con un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto e vado a lavorare 3 punti alti nell'archetto successivo della piastrella in lavorazione. Al posto della catenella faccio il punto bassissimo nell'altra piastrella e vado a lavorare i 3 punti alti nella piastrella non finita. Ho fatto 3 punti alti, entro nell'archetto della piastrella finita, faccio il punto bassissimo, filo sull'uncinetto, entro nell'angolo, faccio 3 punti alti, al posto della prima catenella di separazione faccio un punto bassissimo nella piastrella dopo, aggiungo una catenella e vado a lavorare l'angolo. Lo finisco con i 3 punti alti che mancano, una catenella di separazione e vado a finire il giro, così avremmo unito le nostre piastrelle. Non ho fatto catenelle aggiuntive perché non volevo lasciare troppo spazio, così mi va bene, così mi piace. Poi non badate se i lati restano storti, dopo andremo a lavorare e si raddrizzeranno, non si vedrà più niente. Ed ecco che ho fatto la mia striscia. Per quel che riguarda la misura, sono partita dalla misura del lato. Questa piastrella, per come l'ho lavorata io, misura 11 cm. Io ne ho unite 5, quindi questa qui sarà la lunghezza della maglia dalla base del collo in giù, sarà di 55 cm. Questa sarà la nostra fascia centrale, quindi sarà il verticale della nostra maglia. Ora dobbiamo andare a riempire, cioè fare i 2 laterali per fare i pannelli. Come calcoliamo? Allora, mettiamo il caso che abbiamo una circonferenza di 90 centimetri. Questi 90 centimetri, per trovare la semicirconferenza dovremo dividerli per 2. Quindi avremo 45 centimetri di semicirconferenza. Da questi 45 centimetri di semicirconferenza dovremo togliere 11, che è la misura del lato della nostra piastrella. Quindi 45 meno 11 farà 34. Questi 34 centimetri li dovremo dividere per 2, uguale 17. Quindi noi dovremmo lavorare i laterali di questa striscia
17 centimetri da una parte e 17 centimetri dall'altra. Ora prendiamo la nostra striscia, la mettiamo dal diritto, facciamo un nodino per iniziare, entriamo nel primo angolo che abbiamo a disposizione della striscia facendo un punto basso e una sola catenella, perché all'inizio, al posto di fare 3 catenelle in questa parte del lavoro, ne farò solo 2, perché mi resterà il bordo più lineare. Quindi qui ho un punto basso, una catenella, entro nello stesso archetto e lavoro altri 2 punti alti. Faccio una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e lavoro 3 punti alti. Catenella di separazione e via, vado avanti così finché arrivo alla giuntura. Ho finito il lato e arrivati a questo punto, al punto dove abbiamo unito le piastrelle, praticamente dovremmo farci stare 3 punti, quindi faccio la mia catenella di separazione, entro nell'archetto dell'angolo, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto bassissimo, faccio un altro punto alto, entro nell'angolo dopo con un altro punto alto, così ho ottenuto i miei 3 punti alti per dare continuità al disegno. Quindi vado avanti con una catenella e continuo a lavorare il lato con 3 punti alti, una catenella di separazione e altri 3 punti alti finché arrivo alla prossima giuntura delle piastrelle. Arrivato a questo punto faccio la catenella di separazione, entro nell'angolo, faccio un punto alto, entro nel punto bassissimo con un altro punto alto, entro nell'angolo successivo con un altro punto alto e vado a lavorare così per tutta la striscia. Sono arrivata all'ultimo angolo, lavoro 3 punti alti, salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, giro il lavoro e vado a lavorare a punto granni tutta la riga e continuo così a giri di andata e ritorno fino alla misura che ci serve in base ai calcoli che vi ho fatto vedere prima. Finita la seconda riga ci ritroveremo in questa situazione, quindi salgo con 2 catenelle, giro il lavoro e nel primo archetto, anziché fare 3 punti alti, ne farò solo 2, perché conteremo le 2 catenelle che avremo fatto all'inizio, quelle che sostituiscono il primo punto alto, conteremo quello per punto alto e abbiamo il nostro modulo di 3 punti alti che fa il nostro punto granny. E così anche quando ci ritroveremo alla chiusura del giro avremo un archetto e un punto alto, quindi faremo i 2 punti alti nell'archetto e chiuderemo la riga con un punto alto sulle 2 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto dell'inizio dell'altro giro. Ho lavorato una parte, ho lavorato in totale 23 giri. Ora lavorerò l'altra parte e farò altrettanti 23 giri. Poi alla fine, quando ho finito il lavoro, vi darò un po' di misure e un po' di quantità di cotone che ho usato. Quindi vado a ripetere lo stesso lavoro che ho fatto dall'altra parte, quindi entro nell'angolo, nel primo angolo che ho a disposizione, tenendo il lavoro sul diritto, le piastrelle mi devono venire dal diritto, aggiungo una catenella e sarà il mio primo punto alto, dopodiché vado a lavorare 3 punti alti, faccio una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo
e faccio altri 3 punti alti. Vado avanti a lavorare così come ho lavorato l'altra parte, ricordandoci che dove abbiamo l'aggiunta delle piastrelle dobbiamo considerarla come un modulo, quindi qui lavoreremo un punto alto nell'archetto, un punto alto nel punto bassissimo e un punto alto nell'archetto successivo. Una volta finito il pannello dobbiamo calcolare la larghezza del collo. Io ho fatto più o meno 25 cm, quindi ho preso la misura dalla metà della piastrella centrale e ho fatto circa 12 cm e mezzo di qua e 12 cm e mezzo di là. Finito il pannello io mi ritrovo in questa situazione, quindi non taglio il filo, vado avanti a lavorare nell'altro senso, quindi faccio 2 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 3 punti alti nell'archetto che si è formato nel giro sottostante. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e lavoro i 3 punti alti. Faccio un'altra catenella, vado avanti e lavoro i 3 punti alti fino ad arrivare al marcapunti. Finita la riga, riparto da capo, faccio 2 catenelle che sostituiranno il nostro primo punto alto, una catenella di separazione, giro il lavoro e vado a lavorare nell'archetto 3 punti alti e via, vado avanti così col punto granny per tutta la riga e poi ne farò un'altra fino a farne 3. Finita la prima spalla entro nell'altro marcapunti e faccio la stessa operazione, cioè lavoro per 3 righe, quindi un punto basso, una catenella, 2 punti alti, una catenella di separazione e lavoro per 3 righe così. E così ho fatto il mio primo pannello. Ne dovremo fare un altro uguale e ci vedremo per unire le spalle. Le spalle le unirò all'uncinetto. Quindi parto dal pannello che ho appena finito di lavorare, salgo con una catenella e prendo la costina interna dei punti dei 2 pannelli, quindi, e faccio un punto bassissimo. Entro nei punti successivi, prendo la costina interna e l'altra costina interna e faccio un punto bassissimo, costina interna e vado avanti con un punto bassissimo e cucio così tutte e 2 le spalle, dopodiché faremo le maniche. Ed ecco il lavoro di collo e spalle finito. Resta un collo a barca. Ora dobbiamo fare le maniche. Per fare le maniche dobbiamo prendere la misura del nostro braccio, fare la semicirconferenza e misurare dalla spalla, cioè dalla cucitura della spalla, metà da una parte e metà dall'altra. Io misurerò 17 cm per parte, cioè 34 cm, 17 da una parte e 17 dall'altra. Quindi marcherò da una parte e poi dopo andrò a contare gli stessi punti dall'altra parte. Una volta marcata la mia manica riprendo a lavorare dal marcapunti e quindi qui avremo lo spazio formato dalla catenella e lavoreremo i 3 punti alti. Il primo verrà sostituito da un punto basso più una catenella più altri 2 punti alti, una catenella di separazione, tolgo il marker che non serve più e
continuo a lavorare a punto granny fino alla spalla, poi vedremo come fare dove c'è la cucitura della spalla. Arrivati a questo punto siamo vicini alla cucitura della spalla e quindi avremo 2 archetti ravvicinati. Quindi cosa facciamo? Eliminiamo per 3 volte la catenella centrale. Quindi arrivata al penultimo archetto non faccio la catenella, entro direttamente nell'archetto successivo con 3 punti alti. Arrivato a questo punto non faccio la catenella, entro nell'archetto dopo con altri 3 punti alti e salto ancora una catenella e faccio 3 punti alti, così almeno abbiamo fatto rientrare i 3 punti alti che sarebbero stati di esubero. Se è il caso marco, perché dovremo portare questo sistema di lavoro alla fine. Marco il primo e ultimo spazio senza catenella. Ho iniziato la seconda riga della manica e sono vicina ai punti marcati dove non ho fatto le catenelle, quindi devo ricordarmi di non fare le catenelle, che comunque non saranno esattamente sullo stesso punto perché lì andremo a fare i punti alti. Però avendo un segno possiamo ricordarci che per 3 gruppi di punti non dovremo fare la catenella, e questo è il primo gruppo. Rimarco il secondo e questo è il terzo gruppo. E marco ancora. Vado avanti a lavorare fino alla lunghezza della manica che vogliamo. Io credo che lavorerò una decina di centimetri perché non voglio una manichina piuttosto corta, non la voglio importante. Ho finito le mie maniche e ho anche già chiuso un fianco. Per quel che riguarda le maniche ho fatto 10 righe per manica. Ora andremo a chiudere i fianchi. Adesso vedremo come chiudere i fianchi. Ho lasciato attaccato il filo dall'ultima manica che ho lavorato. Qui parto dalla manica, devo prendere il punto intero, quindi entro nell'asolina del punto alto che ho ed entro nella catenella, quella che sostituisce il primo punto alto, entro con l'uncinetto, faccio un punto bassissimo. Poi entro ancora nell'asolina del punto alto, a metà del punto praticamente, quindi con l'uncinetto entro a metà del punto alto prendendo le 2 costine laterali e poi entro nella seconda delle 2 catenelle, quelle che sostituiscono il primo punto alto dell'inizio della manica. Poi entro nella seconda metà del punto alto ed entro nella catenella e faccio un punto bassissimo. Arrivata all'archetto, le catenelle sono 2, quindi entro dove ho messo il punto alto ed entro qui a prendere la metà del punto alto e faccio il punto bassissimo. Qui ho la catenella, entro nella catenella, entro nell'altra metà del punto prendendo le 2 costine, proprio l'asolina, e faccio il punto bassissimo. Vado avanti, qui ho il punto alto, prendo le 2 costine
entro qui nel punto alto e faccio un punto bassissimo. Anche qui prendo le 2 costine, vado dall'altra parte, prendo anche lì l'altra metà del punto e faccio un punto bassissimo e vado avanti per tutta la manica in questo modo. Per il fianco invece lo uniremo in un'altra maniera. Finita la manica non ho più i punti per traverso, ce li ho girati verso l'alto, quindi andrò a chiudere il fianco come la spalla, cioè prendendo la costina interna di ogni punto e sempre chiudendo col punto bassissimo. Costina interna di qua, costina interna di là e punto bassissimo, costina interna di qua, costina interna di là e punto bassissimo. Anche nella catenella che abbiamo come archetto dovremo prendere la costina interna. Qui abbiamo la catenella, costina interna, costina interna e chiudo con il punto bassissimo e chiuderemo tutto il fianco così. La maglia che ho realizzato misura dalla spalla 58 cm, mentre la semicirconferenza misura 42 cm. Si adatta benissimo a una M tranquillamente. Per quel che riguarda il consumo, ho usato quasi 300 grammi di filato bianco e poco più di mezzo gomitolo di filato giallo e turchese. I gomitoli sono di 50 grammi l'uno. Ed ecco la maglia finita. Molto veloce e facile da fare. Nel video tra l'altro vi ho spiegato anche come con qualche accorgimento si può adattare a qualsiasi taglia e volendo si può trasformare in abitino, copricostume o abito più lungo, come più vi piace. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei video che posterò. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti!